Abbiamo iniziato per Susanna. Ciao Monica. Ciao. Inizia il viaggio di Susanna. 5, 4, 3, 2, 1. Dopo 400 ipnosi viste in 6 mesi, come vedi Susanna? 7 mesi. Vedo che mi presenta come se cogliesse l'occasione di questo giorno particolare che è oggi per smontare un'ulteriore convenzione, un'ulteriore bugia, un ulteriore inganno e quindi mi mette in primo piano l'immagine di Jack di Nightmare Before Christmas. Mhm. Come proprio a voler smascherare anche l'inganno di Halloween, Mhm. che contiene una serie di ingredienti di morte, di buio, di dolore, di sofferenza, di sangue. È come se lei desse anche uno spunto, essendo lei comunque una persona di base molto generosa, è come se volesse dare anche uno spunto per riuscire a trasformare anche questo. Oggi è Halloween 2024, 31 ottobre. Sì, lei risponde facendo mm, calare dall'alto una zucca arancione accesa. Col sorriso Sì, 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 dentro alla candela. certo. Ok, bene, come premessa non c'è male. Abbiamo l'impressione che Susanna, anche se è la sua prima sessione, sia una suta. Io dicevo parolacce. Vibrazione di Susanna. 10 miliardi. Bene, bene, bene. Consapevolezza. Lei che temeva di avere 3% prima di vedere la prima sessione. 146. Anima. 47. Vite. 2089. Cervello. 9,3. Suscettibilità ipnotica. 40. 3D. 47. Vivacità animica. Ah, 80. ecco. Prima di vedere la prima sessione di aprile, vivacità animica. Ma in realtà probabilmente. Perché la spinta c'era già, era molto Ah, forte, quindi io vedo 50. vabbè, pensavo quasi 80. Ottimi valori, progetto di Susanna. Mi viene soap opera, come se la sua anima le avesse voluto far vivere per decenni il dramma tipico delle soap opera, no? A partire dal momento in cui è nata, tutta una serie di vicissitudini anche abbastanza intricate e dolorose, di lacrime, di sacrifici, eccetera. Insomma, tutte le disavventure che vedi sempre nelle soap opera. Tutto questo per farle capire che davvero questa esistenza è un film di cui lei è regista, di cui lei è sceneggiatrice, attrice, o se vogliamo dire un gioco. Sempre più interessante. Posso dire il tuo peso, Susanna? Posso? Ok. Allora, 140 kg. Tante domande, Monica. Allora, causa esoterica del fatto che inizia a vedere, non sa nemmeno lei perché, le sessioni con Suor Rosa. Ma intanto la sua anima si chiama Fiordaliso,
quindi c'è anche proprio questa connessione di fiori in un certo senso. Poi il fiordalise è sull'azzurro rosa, proprio come se fosse questo completamento dell'azzurro e del rosa. E poi sicuramente lei ha un vissuto molto forte di religione e la sua anima sentiva che era proprio il momento di mettere luce su che cosa significa tutto questo. Mhm. Il nome della Pie? Crine, comunque con riferimento al cavallo. Entità eteriche. C'è un serpente che si dispone con il corpo proprio a formare una S, proprio per beffeggiarla sull'aspetto dei soldi, una costante nella sua vita, per cui anche ci ha rimesso. Ehm, ma anche rispetto al successo, perché lei sente di non aver avuto un gran riconoscimento. E per quanto riguarda il sesso, nel suo caso le relazioni, eh, io ho visto un po' di difficoltà, anche proprio relativamente proprio alla sfera sessuale. E poi c'è una volpe canide che ridacchia perché spesse volte lei è stata usata dalle persone, no? Quindi decisamente poco furba e poco astuta. La volpe si diverte molto a vederla in difficoltà, così sottomessa e così manipolabile. Anche se le cose stanno cambiando molto per Susanna. E poi c'è un leone che praticamente è in un'arena e vuole combattere contro di lei. E poi c'è una strega nel secondo universo con il suo pentolone fumante. 3DL. Entità mentali. Grembiule la prima. Vedo lei tipo come se fosse, credo, all'asilo, già con il grembiule, e inquadrata in una serie di regole, di obbedienza, di cose da seguire, che vanno fatte così e vanno accettate in maniera anche abbastanza acritica. E ovviamente questo nel tempo a lei, insomma, gli è sembrato molto assurdo, però per molto tempo lei ha obbedito a tutto questo. Quindi direi in realtà allo stato attuale 4, nel passato è stato anche 8. Poi mi fa vedere un po' legata a questo, un'entità mentale che si chiama prosopopea, proprio a indicare la retorica in un certo senso, la non autenticità di ambienti in cui lei è stata immersa. Si è proprio resa conto della falsità, dell'ipocrisia. Ehm, Però è ancora in una fase di distacco perché sta lavorando. Quindi anche qua io vedo che il livello è 3, però appunto prima era anche 8 perché lei era proprio permeata da questo tipo di mondo. L'ultima si chiama Time Out e vedo proprio come rispetto al gioco, no? Il time out è una parte del gioco dove di fatto c'è un momento di sospensione, no? Per decidere come riprendere il gioco. Per Mhm. cui in passato era come se lei cosa faceva? Sospendeva il gioco ritirandosi completamente in se stessa, precipitando nella depressione, cibandosi, eccetera, proprio perché non riusciva a sostenere il gioco vita. Adesso invece è come se fosse in un time out, quindi in una pausa, che è per rivedere la sua strategia di gioco, non per subirlo più. Livello? 3, 4 Grazie. attualmente, ma prima lei era proprio immersa in questo gioco e si sentiva vittima ed era quindi anche 8.
Per quanto riguarda gli impianti, io le vedo una corona in testa, che è un po', sai, la corona delle reginette Miss Italia? Mhm. Mm? Che è un po' proprio come a dire, sai, con quella cosa anche di farle venire dei rimpianti, dei dispiaceri, perché insomma queste Miss Italia sono tutte magrette, sono così, no? Ok? Mm. E quindi è quella corona che in un certo senso le fa venire tutta una serie di complessi di inferiorità, di disistima, eccetera, eccetera. Poi c'è il braccio sinistro, che è proprio legato alla madre, che lo vedo come se lei si facesse, in eterico, chiaramente, delle iniezioni. E poi il polso sinistro è incatenato, c'è proprio una catena intorno. E c'è una specie di Ce l'ha benda. proprio, il braccialetto catena. Ah, È un braccialetto nero sì. con delle... sai che non leggo perché hai tolto il... Ha dei cuori, sono cuori? 4 cuori e uno rosso, tre neri, che erano coperti dal braccialetto di pelle nera con delle borchie, che se vogliamo sembra anche un po' un collare, una catena, sì. Scusa, Monica. No, no, perché lei è veramente molto preziosa. Cioè lei che a volte si sente inutile non si rende conto di quanto è preziosa, perché mi ha fatto vedere proprio una super cosa. Rispetto, per esempio, alla Matrix, che la Matrix ha sopra proprio un ragno nero con le macchie rosse. Comunque, al di là di questo, c'è una specie anche di benda sugli occhi, mm? Nel senso che questa benda, lei l'ha tenuta per tanto tempo, facendo veramente fatica a vedere la realtà con la R maiuscola. Adesso è come se si stesse dissolvendo, la vedo proprio di un tessuto di garzina leggera. E poi però vedo anche una specie di, mm, come si può dire, diciamo di cintura di castità. Mhm. Mm. Quindi rispetto alla sfera sessuale ci sono delle cose su cui lavorare per gestirla meglio, con più serenità. Mm. Mm. Basta. Va bene. Ha assolutamente a che fare con la sessione di Susanna, infatti nella sessione di Susanna non verrà tagliato nulla, ma io sono abbastanza colpito da una serie di cose di questa sessione. Allora, parliamo di obesità, parliamo mm, di bellezza canonica, parliamo di siringhe, parliamo di Matrix, parliamo di Halloween. Io ieri ho visto The Substance, un filmaccio con Demi Moore che tu, Monica, non hai visto. Così, d'emblée, cosa ti arriva? Mm. È molto simile a una delle sue entità, nel senso che la sua entità è il serpente, ha forma proprio di S. E qua mi arriva un serpente ma più ciccione, Mhm. con Infatti la c'è lingua di fuori. un drago su un accappatoio. Ok, chiamiamo il sostenitore di questo film, il creatore eterico di questo film. Il drago? I rettili? Allora, loro sono quelli esposti, quindi il drago e i rettili possono essere esposti, però come sempre c'è qualcosa dietro che invece non viene esposto, perché più c'è potere, più c'è segreto, ok? Chi Chi sono? non è potente viene esposto, chi è potente no. Ed è questo, per me sono i ragni. Monica, causa esoterica del gran quantità di sangue finale. Una follia.
Ehm, allora, a me viene per esempio la parola rubedo, che nella trasformazione alchemica è il punto più importante, no? L'evoluzione massima animica, ok? Quindi che cosa si vuol fare? Si vuol fare che quella che dovrebbe essere lo sviluppo massimo, quindi il rubedo legato al rosso, venga preso da queste forze oscure e trasmutato invece in violenza, in sangue. Siccome questo è proprio un momento in cui cioè grazie a certe vibrazioni noi possiamo davvero arrivare a questa massima evoluzione, ci deve essere veramente un grandissimo spargimento di sangue, perché è come se facesse da contraltare, da contrappeso, la rubedo al sangue. Questo spargimento di sangue, tra l'altro, avviene a Capodanno, alla Sì, fine dell'anno esatto. X. Sicché si inizi il nuovo ciclo all'insegna delle entità soddisfatte. Le entità vogliono questi sacrifici, vogliono lo spargimento di sangue, vogliono quindi la compressione della rubedo, del rosso e il trionfo invece del sangue. Mm. Quindi l'anno nuovo, il nuovo ciclo inizierà con le entità soddisfatte e sulla linea temporale da loro desiderata. Monica, nel film una parola chiave, feed the Matrix. Nutri la Matrix è però Demi Moore. Ehm, Allora, sì, nel film hanno fatto vedere che la Matrix era madre, una donna tra l'altro. Mm. Diciamo che lei è un po' la madre, sia per età di quest'altra sua alter ego, mm? Mhm. Sia per il fatto di essere di sesso femminile, ok? Mhm. Eh, Tu la non lo vera sapevi, Matrix. ma lei partorisce la sua seconda dalla spina dorsale, dalla schiena, e si apre e in qualche modo le esce una nuova donna. Sì, 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 Mhm. sì, sì. E questo perché io lo so che è difficile da credere, ma la madre di questa terra è una donna ragno. Mm. La Matrix è una donna ragno. Il grande architetto è questa donna ragno che ha creato questa ragnatela e la ragnatela è proprio una somma espressione di architettura. Una ragnatela è la nostra cupola elettromagnetica da un punto di vista fisico. Da un punto di vista simbolico è la rete degli inganni e tutti i fili che noi colleghiamo al fatto di dire sono tutte marionette manovrate dai fili, in realtà sono i fili di questa ragnatela. Tutte le maggiori cosmogonie indicano questo. La Terra è nata da un ragno, così Con le è, sue uova. esatto. Come si chiama questa donna ragno? Sì, è un grandmother. Infatti Grandmother. sì, in alcune culture è proprio nonna ragno. Eh, Va bene, oggi è Halloween, tutti facciano quello che vogliono, tutti quelli che invece vogliono seguirci ci seguono. Abbiamo compreso che la strada è quella non degli ad eternum o anche, se vogliamo, non del metterli in portali definitivi, è quella che ognuno segue per se stesso, riconnettersi a se stessi attraverso il cuore.
Quindi io che non accetto di essere figlio della donna ragno, vado dalla donna ragno, dovunque sia, e non solo nego il consenso a che questa Matrix incida nel mio volere, ma mostro a essa il mio cuore, tutta la mia potenza e l'origine di tutto anche della donna ragno. Se vuole lo fa anche Susanna, se vuole lo fai anche tu, se vogliono lo fanno tutti quelli che si uniscono oggi, in questa giornata e in questa notte ancora più importante. Ciao piccione. Che succede, Monica? È come se il mondo cambiasse i colori diventassero più brillanti. È come se cambiassero i suoni, si ampliasse la gamma delle note musicali. C'è un'armonia, c'è una bellezza straordinaria. E vedo dei buchi dentro la ragnatela, dei grossi buchi. Un outsider come Susanna cosa fa? E lei la vedo come trasparente, quindi vedo proprio il suo cuore che pulsa fortemente e vedo che sta come volando per squarciare ulteriormente questa ragnatela e fare entrare luce. Vedo che entrano delle stelle, entra maggiormente la luce del sole, c'è una gran quantità di farfalle colorate. Ottimo, buchi nella ragnatela, sempre di più? Assolutamente, certo. Sempre di più. Chiamiamone altre di anime. Tanti bambini arrivano. Bene. La ragnatela ha sempre degli attacchi, eliminati quali, 3, 4 che siano, anche 5, crolla. Quanti ne vedi di attacchi, Monica? Certo, poi io devo dire quello che vedo, che ovviamente questo ragno è di un'intelligenza suprema, per cui riesce anche a rimediare, a fare velocemente delle riparazioni in questa ragnatela. Però vedo che i bambini, per esempio, sono i più agguerriti. È come se avessero lasciato perdere la festività di oggi, che infatti viene soprattutto vissuta da loro, e si attivano proprio per creare degli squarci nella ragnatela. E questi bambini sono a centinaia e stanno prendendo a calci le zucche, non tanto per le zucche in sé, ma Mhm. perché la zucca è il simbolo di uno dei ragni, che è il ragno arancione. Ok, c'è un valore della Terra, prima che avessimo fatto questo, e un valore finale che vedi adesso. 100, 10.000. E alla giornata di domani quanto sarà? Eh. È una giornata particolare, nel senso che è decisiva perché molte persone potrebbero anche rinunciare, a certi festeggiamenti, a certi sostegni, perché altrimenti si sostiene la ragnatela. Non lo so.
Tu cosa vedi? 100.000. Ok. Mio personale ad eternum in uno degli attacchi della ragnatela. Insanabile quell'attacco. Poi nel mio universo anche uno al centro del ragno, eh. Una bella spada e il ragno non la può togliere perché viene dall'alto. Con le zampe non ci arriva. Chiusa qui. Monica, cinema, papà, mamma, sorella, due nipotini, due figli della sorella e l'attuale fidanzato di Susanna. Sì, ci sono tutti. Mi è venuto semplice, l'attuale fidanzato, non so, si porta dietro della semplicità. E invece i disincarnati chiamiamo la sorella nata a un giorno di vita gemella, morta un giorno di vita dopo la nascita. Avete capito? Mi ho detto male. Chiamiamola Sembra davanti al portale Aura, sì. una girandolina di zucchero filato rosa. Si presenta così. C'è l'anima? Sì, Ok. sì, sì. Dove ha passato questi anni? Mm, cimitero, mi dice. E può darsi che la madre andava spesso a trovare, andava spesso al cimitero, ehm, perché vedo un cimitero. È raro che io veda queste anime al cimitero. E c'erano appunto delle visite al cimitero, ovviamente non solo ed esclusivamente al cimitero, che può anche rappresentare proprio una concentrazione del dolore. Cosa molto strana, Susanna è caduta. È uscita dalla conversazione, non so perché. La registrazione continua. Cosa dice questa sorella di Susanna a Susanna? E lo so che tutta la tua vita è ruotata intorno a questo episodio. Ho visto tutto. Eppure noi tre, e indica se stessa, Susanna e la loro madre, abbiamo scelto di svelare l'inganno della terza dimensione in questo modo. Ed è bello perché è come se quest'anima avesse visto tutto il film della vita di Susanna, tutta la sua soap opera. E vedo che proprio l'ha seguita come una spettatrice che spesso ha applaudito. E sente proprio che l'accordo preso da loro tre è soddisfatto pienamente, quasi anche al di sopra dei loro accordi. No, Susanna, non va bene questo. Non va bene questa cosa. Io impazzirò con il montaggio, quindi togli la telecamera. Togli la telecamera. Così che se ti chiamano, ti stanno chiamando, no? Ok.
Va bene, chiamiamo anche la nonna. No, ti vedo di nuovo, Susanna. Chiamiamo la nonna materna. È come se avesse continuato a cucinare per Susanna anche per tutto il tempo in cui non si sono viste. È come se in un certo senso ogni volta che cucinava qualcosa ne teneva una parte per lei e vuole mostrare questo, che in vita lei ha fatto così. Ed è come se mostrasse una specie di parallelismo perché mi va a sovrapporre proprio come, sai, i trasferelli che si usavano una volta, Mhm. come se trasferisse la propria vita su quel segmento di vita di Susanna in cui lei si sentiva che erano altri a decidere per lei, in cui si sentiva proprio manipolata, in cui sentiva che non riusciva a prendere la propria vita in mano e dire no a certe persone. E quindi fa questa sovrapposizione per farle comprendere come la stessa Susanna ha vissuto questa sensazione di non poter decidere autonomamente della propria vita, ma di farsi comandare da qualcun altro. Cosa dice Susanna la nonna? Sto comprendendo tutto anche grazie a te, grazie al tuo affetto sincero. Io penso che ogni tanto Susanna possa sentire la nonna, perché è come se andasse e le facesse delle carezze sul viso, tipo, sì, la sensazione o di essere sfiorato, di sentire quasi un soffio sul viso. Ehm, Ci sono sempre e sempre ci sarò. E le manda proprio questo profumo un po' di cassetti, perché si alterna un po' l'odore, un po' sei canfora, no? Con rosa. Portale aureo, la nonna va? Ma certo che sì. Come? Lascia la cucina? Sì, è come se volesse proprio, in un certo senso, utilizzare un'immagine per ribaltarla, nel senso che ci va proprio a cavallo di una scopa. Siccome noi colleghiamo sempre la scopa alle streghe, lei è come se volesse anche lei rompere gli schemi, le regole, le convenzioni e dire no, adesso la uso io la scopa, che non sono una strega. E ci va così. La sorella? Eh sì, la sorella è già così, in questa forma particolare che è un battufolo e quindi è come se balzasse, facesse dei balzi, volteggiando. Ed è come se le mandasse questo qui, ok, ok. E salutiamo e chiudiamo il portale aureo. Monica, la mancanza della sorella gemella, la sorella gemella che è mancata a un giorno dalla nascita, ha avuto delle conseguenze sulla vita di Susanna, per esempio sul suo rapporto con la madre? Certo, enormi, nel senso che lei, in questo lei è stata completamente immersa nella terza dimensione, proprio perché ha fatto sì che il patto di fedeltà con la madre fosse totale, assoluto. Quindi che la sua vita fosse proprio votata alla salvezza della mamma. Quindi una mamma triste, una mamma disperata e pertanto Susanna la doveva salvare. In che modo? Prendendosi carico di questa tristezza.
diventando in tutto e per tutto come la mamma anche rispetto al peso, al problema del peso. Ha assunto anche quella di caratteristica, perché in fin dei conti si è sentita responsabile lei di tutto quanto, come se fosse lei la responsabile della morte della sorella e pertanto doveva consolare e guarire lei, la mamma. Ovviamente niente di più falso, eh? Questa è una enorme bugia, ma alla quale Susanna ha aderito fino a poco tempo fa. Soap opera. Disturbi alimentari, obesità, causa esoterica. Sì, e questa era la punizione necessaria per lei. Purtroppo è questa, la terza dimensione è fatta di disamore, di non rispetto per se stessi e di infliggersi continuamente punizioni e sensi di colpa. E lei li ha concretizzati così, diventando esattamente come sua mamma, quindi con lo stesso problema di peso e, e facendo sì che diventasse proprio una lotta questa. Motivo di tanto dolore, motivo anche di presa in giro, motivo di non piacersi, fatica a rapportarsi in maniera dignitosa con gli uomini, perché invece spesso ha trovato uomini che l'hanno calpestata. Apnee notturne. Certo, è ovvio che da un punto di vista fisico il sovrappeso incide, però è come se mi facesse vedere che mh, ehm, ha la madre che le pesa qui. Sul petto. Sì, tra il petto e la gola, e lei non riesce a respirare correttamente. Alta pressione. Come se mi facesse vedere che la sua vita è stata molto salata. Salata nel senso il sale che brucia le ferite, salata di lacrime. E quindi proprio sai come l'eccesso di sale che ti fa salire la pressione. Voglia di morire. Ma sì, questo ovviamente sono le sue entità che gli danno questi suggerimenti, sicuramente la strega del secondo universo, che è come se le facesse trovare attraente la morte, l'oscurità. E poi appunto lei, ricordiamoci che è in un'arena insieme al leone, e il leone proprio la minaccia di morte ed è come se la morte fosse migliore rispetto all'affrontare il leone. Attacchi di fame, Monica. Questa, diciamo, è stata la sua diagnosi. Mangiare qualunque cosa, anche se non è buona, anche se non è appetibile, non è scongelata, mm, non è più mangiabile. Mangiare. Attacchi di fame. Allora, potrebbe sembrare assolutamente folle quello che vedo, cioè sembra quasi lei in questa fiaba di Hansel e Gretel dove c'è la strega che Mhm. sai, la obbliga in verità a mangiare perché poi la strega mangerà lei Mm. e quindi vuole che lei sia bella in carne, bella sostanziosa per farsi un lauto pasto. Mm? Quindi sembra proprio che sia la strega a ordinarle di mangiare l'impossibile e cibo anche che apparentemente sembra non ancora pronto per essere mangiato, eh, sembra anche magari non sempre così appetibile, affinché lei diventi bella in carne e la strega ne avrà eh, grande gioia. Bassa autostima.
Sì, sì, questo è uno dei segnali proprio delle manifestazioni principali della terza dimensione. Noi non dobbiamo assolutamente ricordare la nostra magnificenza, la nostra grandezza. Ci dobbiamo sentire delle nullità, di non valere niente, di non apprezzarci, di non essere apprezzate dagli altri. Questo è essenziale per rimanere nel buio della terza dimensione. Procrastinare, È più o un meno. altro degli ingredienti perché è un modo per rimandare la gioia, per rimandare l'evoluzione. A quando? Forse a mai. Pigrizia. Sì, che è legato al procrastinare ovviamente. L'ideale è proprio che noi rimaniamo fermi. L'ideale sarebbe noi buttati sul divano a mangiare tutte le schifezze possibili e immaginabili e a guardare la TV. Intanto Sen- loro succhiano le nostre energie. senso di colpa. Sì, lei ha proprio creato questo progetto soap opera con il dramma iniziale che è stato quello di nascere accompagnata da una gemella che poi se n'è andata via. E l'origine dei sensi di colpa sono qui, però appartengono sempre agli inganni della Matrix e lei per tutta la vita ha dovuto scontare il senso di colpa in vari ambiti, perché in realtà lei ha anche sensi di colpa se mangia, sensi di colpa se non aiuta Tizio che le ha chiesto, sensi di colpa se vede la madre triste, per qualunque cosa, insomma. Lavoro, lavorare tanto, essere indispensabile per tutti, lavorare anche per altri, non aver mai un riconoscimento. Mm. Questo vedo proprio il drago che è come se si sfregasse le zampe e si dicesse appunto che il loro progetto nel momento in cui si realizzano queste cose è attuato benissimo. Perché così, mettendo gli altri al centro, noi perdiamo la connessione con noi stessi. È un po' per quello che la Romania, no, dominata dal drago, è dominata dall'entità mentale collettiva, penso agli altri e non a me stesso, io non valgo nulla, gli altri, figli, nipoti, zie, fratelli, genitori, sì. Bene, la gemella morta, lei ha fatto delle costellazioni familiari, è uscito che erano in quattro. Che vuol dire? No, allora, vedo che il 4 è un numero importante intanto per lei, ok? Ehm, è significativo. Il fatto che la sua età adesso è quella, no? Giusto. Eh, mm, in cui ha deciso la grande svolta. E poi mh, non riesco a vedere questa cosa che hanno visto loro, che erano in quattro. Io quattro vedo, erano in quattro nel senso i membri della famiglia, Mhm. Ma infatti il ok? tatuaggio sono quattro cuori e sono i membri della famiglia, mi diceva lei. Tutti neri, tre neri e uno rosso. Credo che quello rosso sia lei. Adesso Certo, non certo. la vedo e quindi non posso avere un feedback, ma credo che lei sia quella rossa. Quindi erano loro quattro. Sì, poi ovviamente si è aggiunta un'altra sorella, ok? Però rispetto alla storia della sofferenza, del dolore e del suo progetto, i membri erano quattro. Mhm. La singolarità è che al 44esimo minuto questa cosa è successa, Vedi? Monica. Mm. Appunto, Poi l'abbiamo possiamo detto. dire, no, che l'età di Susanna è 44 anni, tanto non penso che sia riconoscibile per questo. Non accedere alla telecamera, Susanna, Se no. se no ti strozzo. Queste singolarità ormai sono all'ordine del giorno. Io le infilo ogni tanto qualcuna nelle sessioni, ma ne taccio qualcosa come almeno i tre quarti. Che cosa significa, Monica? Che stiamo sempre più smascherando i giochi.
fatti di simboli, di matematica, di geometria. Mm. Va bene. Vabbè, è una famiglia complicata, c'è il discorso dell'abbandono, gli amori persi. Parliamo dell'amore. Questo attuale fidanzato è la fiamma? Allora, è interessante perché appena tu me l'hai chiesto, io ho visto lui tipo un po' a mo' di fakiro che se ne sta bravo seduto sulla sua sedia, però sotto i suoi piedi ha delle braci ardenti. Mm, Per cui, come dirmi che sì, potenzialmente lo è, però diciamo che per certi aspetti, oh mamma mia, adesso dire questa cosa, potrei dirti che intellettualmente Susanna è più avanti, è molto più veloce. mm. Mm. Però come cuore, assolutamente, potenzialmente sì. E io vedo che Susanna è come se potesse pazientare affinché anche lui si velocizzi. Cioè, nel senso, noi siamo qua per integrare le varie parti che sono corpo, cuore e mente, ok? È Mhm. come se lui fosse molto cuore, mente un po' meno. È come se grazie a Susanna, lui potesse in un certo senso sviluppare anche maggiormente la mente, in modo da creare anche di più un'affinità di tipo intellettuale di cui Susanna ha bisogno. Quindi è un'anima gemella. Sì, sì, sì. Grado? Adesso mi fa vedere terzo verso il quarto. Ok. Causa esoterica di tanti problemi sul fronte sentimentale, amori persi. Certo. Punirsi è il modo migliore per sentirsi sconfitti, è il modo migliore per onorare la terza dimensione. La terza dimensione è la dimensione del disamore. E infatti adesso lei, da quando ha iniziato a seguire le sessioni e ha compreso che la realtà è esattamente l'opposto di come lei pensava, ha iniziato a cambiare anche l'aspetto sentimentale. È arrivato il ragazzo che per primo le dimostra un sincero e profondo affetto, perché lei sta andando verso la quarta dimensione. È una pioniera Susanna. Susanna perché non mi ha chiesto, come fanno in tanti, il significato delle sigle, delle cose che utilizziamo, delle creazioni che utilizziamo, ma si è messa lì e ha iniziato ad ascoltare le sessioni da solo. Perché? Allora, devo ammettere che l'anima di Susanna ha scelto un'ottima mente. È una mente veloce. Mhm. Non è che tutti abbiamo lo stesso tipo di mente, ok? Niente di male, cioè ci sono menti più lente, ok? Ed è una mente che può acquisire moltissimo e è in grado di fare dei collegamenti in tempo molto veloce. E quindi si è sposata proprio perfettamente, cioè tutti i contenuti le sono risuonati ed è riuscita a connettere un'informazione con l'altra, quasi come con un effetto domino. Quindi, partita la prima informazione, lei ha trovato modo di incastrarle, di far sì che cadessero poi a cascata tutte le altre informazioni. Monica, causa esoterica dell'aver deciso da sola di interrompere gli antidepressivi e di giocare adesso alle sue regole. Quindi ci sono delle persone che la seguono, che non sanno di questa sua decisione. Mi fa proprio vedere come c'è questo Fiordaliso, la sua anima,
che ha voglia proprio di sbocciare in tutto il suo bel colore, diciamo un mix tra viola e blu. Mm? Eh, e quindi di mettere insieme tutti questi pezzi e di comprendere che il modo per stare dentro la realtà vera è di abbandonare questi tipi di farmaci che in realtà l'avrebbero sconnessa da Fiordaliso. Fiordaliso era lì a urlare di unirsi loro Mhm. due. Mhm. I farmaci le avrebbero allontanate. Monica, il truffatore è nel cinema? No, no, mi viene proprio come se una specie di mentalista, come uno che è in grado di leggere molto bene le personalità e di manovrarle alla perfezione. Sì. E Anima? lui ne ha fatto come uno stile di Mestiere. vita, questo. Sì, 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 sì. Anima? Sì, sì, e ha anche un ruolo importante in questa nostra Matrix. Mhm. Cioè, ovviamente lui come attore, come ologramma, no, del film di Susanna, è importantissimo, in quanto ha permesso anche lui a Susanna di darsi una bella scrollata. Non so perché io vedo l'uomo di latta del Mago di Oz, come questo truffatore, con quel bel sportellino davanti al cuore, chiuso. A me viene, magari non facendomi i fatti miei, ma viene da suggerirgli di aprirlo, quello sportellino, e di guardarci dentro. E poi si faccia il suo percorso. Sì, dentro lui ha il cuore dentro un iceberg. Ok, ma forse non sapeva di averlo. Vada a vederlo e si adegui ai tempi. Mhm. Sì, mi fa proprio vedere come se ci fosse bloccato il canale che dal cuore va alla gola e poi su alla mente, ovviamente per sua scelta, di mantenere la mente scollegata dal cuore e di agire quindi solamente ehm, seguendo l'ego. Beh. Monica, silenzio in sala nel cinema, buio. La voce di Susanna a loop riecheggia. Mi vuoi bene? Mi vuoi bene? Che succede? Che ogni volta che lei lo chiede, la madre sì, pensa all'altra bimba, che non è più. Pensa all'altra bimba, si è sentito un po' male. Sì. Vuole rifarsi questa domanda, Susanna? Sì, e si la rivolge finalmente a se stessa, non più alla madre. Benissimo. Cosa si dice? Sto imparando a volermi bene, dopo una vita che mi sono ignorata, dopo una vita che mi sono voltata alle spalle, mi sono accusata, mi sono mortificata, mi sono sottomessa. Ora sto imparando che tutti quei comportamenti erano l'inganno e che la verità è l'amore per me. Cluster, se si vuole bene. Il cluster infatti è rappresentato da tutte
tutte quelle cose che erano le manifestazioni del suo non volersi bene, per cui tante sigarette fumate, tanti carrelli della spesa trabordanti di cibo che spazzatura, insomma cibo di ogni genere e tipo. Ehm, e poi un altro carrello che contiene gli insulti ricevuti Tiene fa- tutto? e fatti a se stessa. No, 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 assolutamente. È come se utilizzasse in un attimo una grande ruspa che porta via tutto quanto per buttare tutto questo contenuto dentro un portale definitivo. Ok, una ad eternum, una firma, una creazione energetica di lei per se stessa, che potrebbe intitolarsi Mi voglio bene o Mi amo Sì. o E Io sceglie sono. proprio queste scritte, sai, al neon, anche a intermittenza, molto divertenti, un po' retro, un po' vintage. Eh, sì, io sono, io mi amo. Avatar. Praticamente come se fosse una specie di... Anche l'avatar è molto gonfio, come a dirle che tu rimarrai così e rimarrai sempre incollata così alla sedia. Lo tiene? No, questa è l'ennesima bugia, dice Susanna. Ha voglia proprio di sfogarsi, quindi dà un bel calcio, via, nel portale definitivo. Specchio davanti a lei. E si tiene le mani davanti agli occhi e poi ogni tanto sbircia, spostandosi le mani, poi un pochino di nuovo si chiude gli occhi. È come se però sentisse che la sua trasformazione interiore sicuramente porterà a una trasformazione esteriore. Ci sono ancora le entità eteriche e mentali? No, non più. Ci sono ancora gli impianti? No? Nuova vibrazione. 500. Ottimo. Nuova consapevolezza. 172. Anima. 56. Vite. 1784. Cervello. 10 e 7. Valori altissimi. Suscettibilità ipnotica. 60. 3D. eh, 22. Vivacità animica. 89. Spero che questa sia la prima di almeno 2 sessioni di Susanna. Un incremento spaventoso dei valori, una completa e totale assenza delle entità. Cosa fare ora? Inutile lasciare messaggi ai membri del cinema. Il messaggio ai membri del cinema è il messaggio che lei lascia a se stessa, molto più importante e molto più di esempio. È davanti allo specchio, come avevi proposto tu prima, e dice: Mi guardo con occhi nuovi. Ed è questo mio sguardo che cambierà ogni cosa.
ogni cosa la vedo con occhi nuovi e guardando trasformo perché agisco in modo nuovo. E intorno a sé vedo che si sviluppano velocissimamente dei fiori rampicanti. Susanna, ti vuoi bene? Si trova proprio mentre si guarda allo specchio, guarda sotto verso i piedi e vede che il tappeto che sta sotto di lei ha forma di cuore. E dice: io voglio circondare me stessa di amore, che l'amore sia fuori e dentro di me per me. Ok, pronta a tornare?